mio canale. Allora, oggi questa sciarpina, la chiamo sciarpina ma non foulard al collo perché un foulard non lo è realizzato di lana. Ho scelto un punto semplicissimo, è carino perché possiamo regalarlo, lo realizziamo veramente in 5 minuti, in velocità, e possiamo farlo veramente con qualsiasi filato. Basta prendere il nostro centimetro, dobbiamo arrivare a 90 centimetri totali, facciamo delle diminuzioni, poi degli aumenti, e poi alla fine delle diminuzioni lavoriamo tranquillamente le nostre maglie, che io ho fatto circa 9 centimetri, lo voglio verificare, sì, beh sì, circa 9 centimetri, 8-9 centimetri, e in questo caso direi che è perfetto per il nostro collo. Ma se vogliamo, mentre noi stiamo facendo degli aumenti, i classici aumenti che andiamo a realizzare con poche, diciamo, le due maglie, e poi iniziamo a lavorare, quando arriviamo alla larghezza che ci interessa, 8-9 cm, facciamo una prova sul collo, iniziamo a non fare più aumenti. Quando arriviamo alla lunghezza, dobbiamo arrivare a 90 cm circa totali, togliamo, ovviamente, io vi dico questo, diciamo, questa spiegazione perché se utilizzate un altro filato, togliete i centimetri all'inizio, sapete che poi dopo sarà doppiato per la fine, per le diminuzioni, per cui in quel caso poi ottenete, fate due calcoli, arrivate ai 90 cm, che è perfetto per il collo. Allora, come chiusura possiamo mettere qualcosina anche di lato come chiusura, ma sinceramente un nodo, un piccolo nodo, insomma non proprio stretto ma è carinissimo, ci sta veramente bene e non serve altro. Poi con questo filato che è argento meraviglioso c'è anche la versione oro. Allora andiamo a vedere il filato meraviglioso e poi iniziamo con il tutorial. Il filato che ho scelto per questo progetto è il prezioso, il color argento. È composto dal 56% di poliestere, il 25% acrilico, il 13% di poliammide, 3% viscosa e il 3% lana. Sono 200 grammi a rocca, 740 metri. Consigliano i ferri 3 e l'uncinetto 2,5. Per iniziare il nostro progetto andiamo ad avviare 4 catenelle. Ovviamente facciamo prima un nodo, 1, 2, 3, 4. Andiamo a lavorare per tutta la nostra sciarpina tutte maglie altissime, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro sulla prima catenella e abbiamo realizzato il nostro secondo punto. Ora ci alziamo ancora di 4 catenelle, volto il lavoro e inizio a lavorare subito una maglia sempre altissima ma un aumento. 2 volte il filo sull'uncinetto e lavoro una maglia. Questo è il nostro primo aumento. Allora dobbiamo decidere dove realizzare il nostro aumento, in questa, ovviamente, o la parte destra o la parte sinistra, e faremo gli aumenti solo da una parte. Adesso vado sul punto successivo e vado a lavorare una maglia altissima. Adesso 4 catenelle che corrispondono a una maglia, volto il lavoro. Adesso qui abbiamo realizzato l'aumento. Potete mettere un marcapunti per ricordarvi dove dovete realizzare gli aumenti. Per cui alla prima maglia vado a lavorare una maglia altissima, alla seconda anche. Adesso alla terza maglia vado a realizzare l'aumento, perché da questo lato realizzo solo gli aumenti. Vi ricordate dove fate l'aumento e lavoro l'aumento prima e la seconda, per cui abbiamo fatto il nostro aumento. Eccolo qui. Adesso di nuovo qui abbiamo fatto l'aumento, dobbiamo rifare l'aumento perché tutto dipende da quale lato stiamo lavorando. Adesso
giro il lavoro, qui c'è l'aumento, per cui faccio l'aumento di nuovo, perché sarà solo da un lato. E questo è il nostro aumento. Adesso lavoro punto su punto. Ok, adesso non dobbiamo fare l'aumento perché l'aumento ce l'abbiamo da questa parte al finale, per cui vado a lavorare punto su punto. Per quello che dico, mettete sempre un marcapunti che può essere utile. Adesso abbiamo la penultima maglia da lavorare, sempre maglie altissime, e in quella successiva dobbiamo realizzare l'aumento, che da questo lato facciamo solo aumenti, primo e la seconda maglia sullo stesso punto. Eccolo qui. Volto il lavoro alzandomi di 4 catenelle, abbiamo fatto l'aumento, aumento di nuovo, e questo è il nostro aumento. Andiamo a vedere che comunque vi faccio vedere meglio. Vedete che gli aumenti sono solo da un lato, ok? Andiamo a prendere la nostra sciarpina e andiamo a contare quanti giri di aumenti abbiamo realizzato. Io ho realizzato 13 aumenti, poi mi sono fermata e vado a lavorare le maglie in un modo, insomma, senza fare aumenti, senza lavorare diminuzioni, per cui fermata a 13 righe. Vedete, la faccio vedere meglio così, che forse si vede meglio, sì, perfetto. Come vedete qui ci sono tutti gli aumenti di lato. Io vado a lavorare adesso righe senza aumenti, facilissimo. Poi possiamo anche prolungare la nostra sciarpina, dobbiamo arrivare a 90 cm, calcolando che sono dagli 8 ai 9 cm di larghezza. Non contano quante maglie, se volete io ve le conto, dove c'è uno, dove non c'è l'aumento, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, sono 14 maglie, cui vado a lavorare le 14 maglie finché arrivo a, ora vi conto le righe che ho lavorato, così poi iniziamo le diminuzioni. Allora, ho proseguito, come vedete ho proseguito 26 righe lavorate, però voi utilizzate sempre il centimetro perché in base poi ovviamente al filato che scegliete. Io vi prendo la misura vediamo se riesco a prenderlo tutto, da dove non ci sono più gli aumenti, 45 centimetri circa. Questo poi dipende da quanto lo vogliate stretto oppure morbido. Da qui io inizio di nuovo a fare le diminuzioni. Cosa faccio? So che da questo lato ci sono le diminuzioni, qui inizio, perché qui ovviamente abbiamo fatto gli aumenti, è ovvio, abbiamo fatto gli aumenti, ma qui dobbiamo fare le diminuzioni, no? Dobbiamo, lo giro in questo modo, così si vede bene. Allora, qui abbiamo fatto gli aumenti e qui dobbiamo fare le diminuzioni. Allora, adesso che ho terminato di lavorare senza aumenti, vado da questo lato, casomai mi metto un marcapunti, so che devo fare la diminuzione, per cui vado a lavorare sempre le maglie altissime, vado 1 2 3 e 4, sempre mi avvio delle 4 catenelle, lavoro il punto tranquillamente, punto su punto, e quello che ho fatto all'inizio aumentando vado a fare le diminuzioni invece adesso. Faccio sempre, vi ricordo sempre lo stesso lato, per cui vado a lavorare finché termino. Poi questo dipende anche da quanto l'avete fatto largo, perché ovviamente dovete poi farlo in base a come vi piace di più, a quante maglie.
all'incirca sono 9 centimetri, e poi dipende dalle maglie. Allora io adesso vado ad arrivare, la sto facendo vedere proprio tutta la riga lavorata, mi fate compagnia. Allora qui abbiamo 3 maglie, qui abbiamo ancora 3 maglie, vado a lavorare l'ultima maglia, adesso vado a fare la diminuzione. Come la faccio la diminuzione? Prendo il filo 2 volte, passo su 2 assoline, passo su 2 assoline e lascio in sospeso. Mi avvicino un pochino, ecco qui. Ancora 2 volte il filo sull'uncinetto, entro l'ultima catenella, passo su 2 assoline, 2 assoline, vedete? Adesso prendo il filo e lo passo su tutte e ho fatto la diminuzione. Come vale la regola dell'aumento, dove abbiamo fatto la diminuzione dobbiamo rifare la diminuzione, per cui 1, 2, 3 e 4, volto il lavoro e vado a lavorare sul punto successivo la maglia altissima e la vado a chiudere. Questo sarà un solo punto e vado a proseguire. Mettete sempre un marcapunti. Io parlo di marcapunti perché agli inizi con l'uncinetto facilita tantissimo, per chi è ovviamente esperto non c'è questo bisogno, però anch'io che non sono espertissima mi sbaglio, per cui diciamo che il marcapunti è sempre utile. Adesso io vado a lavorare le maglie altissime, torno indietro, ma dove vado a fare le diminuzioni? Le vado a realizzare su un solo lato, per cui come abbiamo fatto gli aumenti in un solo lato, qui faremo le diminuzioni in un solo lato finché ci troveremo proprio la chiusura come abbiamo fatto all'inizio, tutto al contrario, per cui andiamo avanti fino a lavorare la fine della nostra, diciamo, punta. Allora, ho terminato, come vedete finisce proprio con la punta come l'inizio, ho nascosto le codine e abbiamo adesso la nostra sciarpina. Allora io la chiamo sciarpina perché foulard al collo non lo è, perché è una piccola sciarpina. Vado a vedere adesso proprio tutta la lunghezza sui 90 centimetri, totali. Allora potete renderla più corta se volete meno punta, oppure no, però insomma io credo che sia anche carino. Possiamo, quando andiamo ovviamente a nodarla al collo in questo modo, adesso faccio un pochino così, al collo possiamo mettere anche un qualcosina per fermarlo, ci sta benissimo. Io lo preferisco semplice. Poi con questo filato meraviglioso che c'è anche la versione oro, che è bellissima, oro oppure nero, ma potete anche optare per un altro filato. Allora spero che questo tutorial vi sia piaciuto, semplicissimo, ma diciamo non quanto la semplicità, ma l'idea, no? L'idea di indossarlo in questo periodo piccolino, fa comodo, devo dire. Io adesso credo che andrò a farlo sicuramente di un altro colore. Allora se volete seguitemi su Instagram oppure sul gruppo di Facebook, io vi aspetto sempre per condividere le vostre idee, le mie idee, insomma poi alla fine realizziamo sempre tantissimi tutorial. Io vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi tutorial.